Vi è mai capitato che costruite un layout fatto come si deve e i vostri pesci immancabilmente facciano le merde che si incastrano all'interno del vostro layout? Ecco cosa è successo. Questo è il nostro layout che abbiamo costruito, che è questo, naturalmente con tutta la parete fatta bella come si deve. Cosa è successo stamattina? I nostri girino Chelios che abbiamo spostato perché abbiamo avuto un problema con la vasca da 150 litri con i Macropodus si sono incastrati sotto la sabbia dietro il layout. Naturalmente stamattina, non vedendoli, ho smontato tutto, uno l'ho trovato subito, l'altro è andato a finire sotto la sabbia. Naturalmente, smontando con calma tutto quanto, l'ho trovato, adesso vi faccio vedere il dove, era qua sotto, incastrato, proprio qui, qua sotto qua. Che uno può dire, non c'è sta nulla, com'è possibile? Si è incastrato. Anche qua non c'è nessun buco né niente. Quella piccola merda è andata a finire là sotto, non si sa come, è scavato sotto la sabbia. Quindi cosa abbiamo fatto? Dopo mezz'ora più o meno? Sì? Mezz'ora di ricerca? Di ricerca con tanto di ripasso di santi dal 1° gennaio fino al 31 dicembre, con tutti anche i secondi santi che c'erano, naturalmente potete immaginare. Siamo riusciti a ritrovarlo, naturalmente c'era ancora un filo d'acqua perché anche ho svuotato l'acqua, stava ancora respirando, adesso l'abbiamo messi in questa situazione momentanea. Tutte e due l'abbiamo appoggiati qua dentro momentaneamente, non so se si vedranno perché l'acqua fa cagare, giustamente. Uno a quelli di qua, uno e a due. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo creare al volo un nuovo layout base, senza nulla, senza cose che si incastrano, pareti su fatte come Cristo comanda, perché volevamo fare una cosa di più carina. Quindi adesso, guardate, vasca vergine, pompa più grande, sfrutteremo tutti i materiali che c'erano in modo tale da sfruttare tutti i batteri benefici che ci sono all'interno, quindi di conseguenza riusciamo a fare tutto al volo. Naturalmente recupereremo anche il fondo in modo tale da avere anche lì batteri buoni che possono aiutarci ad avviare il tutto. L'acqua purtroppo non ho recuperato niente perché l'ho buttata, dovremmo utilizzare un'acqua nuova. Adesso lo sto facendo decantare, purtroppo non ho il tempo per fare il decanto delle 24-48 ore per il cloro, useremo un biocondizionatore. Potremmo mettere in altre vasche, però per ora voglio evitare, volevo farli crescere da soli tranquilli. E niente, adesso prepariamo questo 50 litri momentaneo, poi più avanti lo sposteremo in acqua più grosso, appena cresceranno sugli 7-8 cm li mettiamo insieme alle pomis. Quindi, dopo tutto ciò, benvenuti a questo nuovo video. Ok, sabbia recuperata, adesso andiamo a metterla tutta qua dentro. È un po' sporca, però va bene. Abbiamo recuperato, abbiamo aumentato la grandezza del filtro d'aria, recuperato la spugna che c'era in precedenza, così qualche batterio benefico c'è già, quindi l'avvio è easy. Adesso cerchiamo di fare qualcosa al volo anche di decente, carino. Ok, ora livelliamo il tutto, cerchiamo di dargli una distribuzione quantomeno omogenea, tanto non ci andranno piante immerse per ora, poi magari più avanti vedremo. Cerchiamo di creare qualcosa di decente, sfrutteremo altre piante messe per il controllo degli inquinanti, che già ce l'abbiamo, e in sordina nell'attesa di qualche nuovo progetto. Ok, adesso andiamo a mettere qualche sasso nel nostro piccolo layout, mettiamo un po' a caso. Magari anche questo piccolo baccello, qualche ramoscello qua e là, magari il legno grosso lo piazziamo qui per nascondere un po' il filtro. Ok, vediamo se così può andare bene, tanto dovrebbe stare su, al massimo mettiamo qualche sasso dietro per incastrarlo, ma sì, va benissimo. Ok, sta lì bello che fermo. Via. Opla. Qualche sassolino qua e là, in modo sparso, tutto per renderlo più naturale possibile.
Adesso mettiamo tutti i vari legni. I legni non state lì a inventarvi chissà che cosa, buttateli così a caso, come cadono, cadono e fidatevi che avrà un aspetto molto molto naturale, come se fosse un ambiente reale di fiume. Anche perché se state lì a sistemarlo, che secondo me non è proprio l'ideale, nel senso può essere bello da vedere, però quel tocco di naturalità non c'è. Quindi adesso andremo, prima di mettere questi legni, andiamo a riempimento dell'acqua, così i legni li lasciamo cadere da soli e avviamo subito il filtro. Mettiamo poi anche un altro prodotto che ci aiuta a mantenere in equilibrio con qualche batterio aggiuntivo, che così almeno l'acquario lo avviamo in tempo zero. Perché mettiamo la plastica mentre versiamo l'acqua? Il tutto serve per evitare che tutta la sabbia e il resto del layout possa salire sopra e di conseguenza sporcarvi l'acquario. Perché l'acqua scendendo di qua naturalmente non va a intaccare tutta la sabbia e il resto, quantomeno l'acqua vi rimane il più pulita possibile. Riempimento fatto, adesso avviamo subito il filtro, tanto dobbiamo solo girare la manovella. Infatti, come vedete, sta già partendo. Vediamo un po'. Ok. Possiamo aumentare la potenza. Via al massimo, così tutto funziona alla grande. Ecco qua il nostro acquarietto. Adesso, in giro di qualche oretta, sicuramente l'acqua sia più pulita. Adesso andremo a posizionare tutti questi legni un po' a caso. Buttateli proprio così come vengono, tutto al più, al massimo gli date proprio una sistematina così a cavolo, senza... Boh. No, teniamo separato il filtro, così almeno quando facciamo la manutenzione dobbiamo sempre spostare il tutto. Ok, legni messi, come avete visto sono stati lasciati al caso, abbiamo soltanto alzato un paio di legnetti qua e là, giusto per dare una leggera forma. Adesso mettiamo un bel tocco di muschio qua davanti e poi metteremo tutta qua le piante emerse. Questo è il muschio in questione, come vedete ce n'è un bel po', adesso mettiamo un po' a caso per tutta la vasca, in modo tale da far espandere tutto questo muschio. Viene qua, adesso mettiamo un po' così a caso, giusto per... Voilà. Adesso magari qua lo mettiamo un po' così, lo appoggiamo. Adesso andiamo a rimettere i piedi di Aurora, andiamo a mettere le piante verse. Ciao Aurora, saluta tutti. E metteremo anche sto potos. E qua ci sono i piccoli, no, i piccoli stronzochelius che non sapevano cosa farmi fare oggi, giustamente. Ok, prima pianta messa, abbiamo posizionato il Syngonium che già c'era prima, la mettiamo in questa zona. Adesso mettiamo anche tutto il potos qua dietro e anche questa pianta che non mi ricordo il nome, devo essere sincero. Come si chiama questa? Ora la posizioniamo qua dietro, come stava prima, radici in acqua. E questa qua è una pseudo rampicante, dovremmo esserci, ok, oh, cazzarola. Ok, boh, messo. Naturalmente aggiungeremo anche delle galleggianti, così siamo al sicuro. Ok, abbiamo cacciato anche il potos. Abbiamo messo varie cime, non tutte perché quella più grossa abbiamo messo nell'acquario del 150 litri. Vediamo un po' se si vedono le radici. C'è un insieme di radici che fanno paura, sono enormi. L'abbiamo lasciata qua, così almeno poi andremo a rimpinzare questo acquario con dei magari tannictis che sono qua, giusto per dare un po' di movimento anche a quell'acquario, tanto sono pesci asiatici che possono convivere tranquillamente con loro, tanto il Macropodos tutto sommato è un pesce abbastanza lentuccio. Adesso andremo a fare l'ambientamento chimico dei nostri pesciolini. Ok, adesso i nostri giri, ok, sono le ginocchia che sembrano delle maracas, sono in fase di ambientamento di temperatura e poi faremo l'ambientamento chimico. Vi ricordiamo che questo procedimento è basilare, fondamentale per la salute dei nostri piccoli ospiti.
Aspettate sempre un quarto d'ora, 20 minuti, in modo tale che la temperatura sia del sacchetto che dell'acquario siano allo stesso livello. Naturalmente poi pian piano procederete con l'acclimatamento chimico, che è quello molto più importante. I valori dell'acqua sono gli stessi perché noi usiamo acqua di rete, perché sono pesci che possono stare tranquillamente con la nostra acqua di rete. L'acqua del mio comune poi è tutto sommato un pH che gira sui 7,5, un GH sul 7 e un KH mi sembra sul 5, quindi non è malvagio. No, KH un po' più alto, siamo sempre KH e GH sui 7/8, quindi pesci che li tollerano tranquillamente. Per ora per la temperatura non c'è problema perché stiamo nella bella stagione, quindi senza riscaldatori i nostri acquari hanno i 22-23 gradi, quindi ci sta da Dio, sperando che quest'estate non faccia troppo caldo perché poi rischiamo di superare anche i 28-29 e la situazione lì potrebbe essere critica. Quindi adesso ragazzi aspettiamo per fare l'acclimatamento. Guardate qua che donna che mi aiuta con le pulizie del post acquario. Ma allora proprio così. E non mi vuoi sposare. È la principale causa di divorzio. Con gli altri semmai non capire. Non capire io bene. No. Adesso ce l'ho. Apri un sondaggio, chiedi ai tuoi follower Cosa? se ci dobbiamo sposare oppure no. Perché domani fanno un lavoro che poi mi tocca farlo se vinci il sì. Ma dove la trova una che me la aiuta a fare tutte queste cose? Esatto. E I quindi? punti dash non te lo danno. Ok, adesso andiamo con l'ambientamento chimico. Boccalino del grappino, sempre con noi in questo lavoro. Quindi ragazzi, prendete piccolo, dov'è? Ok, goccetto, naturalmente non bevetelo, non è buono. E andiamo a mettere naturalmente all'interno del nostro acquario. Adesso via. Uno, primo fatto, e anche un altro pochino. Ok, ripetetelo 3-4 volte ogni 5 minuti e siete a posto. Abbiamo anche recuperato un vecchio foglio di plexiglass che avevamo per un vecchio acquario, onestamente non mi ricordo manco qual era, che abbiamo visto che ci sta per quell'acquario, quindi non dobbiamo neanche diventare scemi a trovare un nuovo coperchio o usare ancora la pellicola, quindi aspettiamo che finiamo il tutto, così almeno abbiamo il potos, come potete vedere lì sotto, che non andrà nell'acqua, quindi caccia altre radici, ok? Almeno i pesci staranno a posto, avranno più di pari. Adesso dobbiamo inventarci, no, è uscito storto. Adesso dobbiamo inventarci anche come posizionare il tutto. È giunto il momento di mettere i pesciolini nel loro nuovo habitat. Attenzione, e via, dai. Oh, là. Oh, bene. Bene, adesso aspettiamo che i pesci si tranquillizzino, mettiamo sul coperchio. Dobbiamo inventarci una luce da mettere che adesso non ne ho a disposizione, quindi di quelle che ho non lo so se riesco a sfruttare qualcosa oppure sì, ma no, dovrei avere un LED, ce l'ho. Bene ragazzi, sono passate circa 2 settimane abbondante, adesso vediamo il risultato dell'acquario, naturalmente un risultato che ci soddisfa molto. Scusate se è buio, però è sera, quindi devo dirvi che il risultato ci piace, molto naturale, stile fiume. Adesso vi facciamo vedere nel dettaglio come è uscito. Ed ecco lì il nostro girino Chelius, bello in panciolle sopra il filtro, come potete vedere. Il muschio non è messo benissimo, adesso sta cominciando a rimettere le cime nuove e si sta riprendendo. Questo è il risultato dopo 2 settimane, come vi dicevamo. Abbiamo aggiunto una luce che avevamo in un vecchio progetto, anche se a mio avviso c'è un po' troppo rosso, però va benissimo così lo stesso. Ne abbiamo approfittato, l'abbiamo impostato a 8 ore giornaliere con un bel fotoperiodo e devo dirvi che i pesci si sono ripresi, l'appetito non gli manca. Nella maggior parte della giornata stanno sempre nella parte posteriore o sotto i legni, quindi a riparo,
abbiamo dato tanti ripari proprio per quello. Naturalmente è una soluzione momentanea, come vi abbiamo detto, perché sono pesci che crescono sui 20 cm, quindi belle radici, naturalmente così ci aiutano con la gestione degli inquinanti, anzi ce ne sono anche fin troppe. Con le galleggianti abbiamo messo della pistia, che è una pianta che con noi da diversi anni, non è stata acquistata perché è vietata, ma siccome l'abbiamo da molto prima che ci fu il divieto, quindi non ci sono problemi. E adesso vi mostriamo anche il secondo esemplare, che è nascosto dietro il filtro. Vediamo un attimo. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Grande maglietta di tacci, eccolo qua. Belli, tranquilli e beati. Bene ragazzi, con questo video è tutto. Naturalmente stiamo pensando di mettere qualche altra pianta da mettere dietro, devo dirvi, così non ci dispiace. Forse magari una Nubias o qualcosa di questo genere, non lo so. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, iscrivetevi. A voi non costa nulla, ma a noi ci aiuta tantissimo a crescere e a portare nuovi contenuti. Quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi. Al prossimo video. Naturalmente, se avete suggerimenti di altre specie da mettere dentro, fatecelo sapere nei commenti. Alla prossima, ciao ragazzi!